si svegliano la mattina, postano qualcosa e fanno una barca di soldi. From downtown! You are my sunshine. Siamo messi veramente male. Buongiorno, col pigiamino più bello di sempre. Una cosa è certa, non sono sicuramente il miglior barista, però non si può essere perfetti, no? Ok, cappuccino preso, adesso andiamo a preparare qualcosa da mangiare perché ci serve benzina per la giornata e poi si inizia a fare sul serio. Tra l'altro la cosa bellissima da quando mi sono trasferito qua in Australia è che col fuso orario la mattina mentre faccio colazione posso guardarmi l'NBA in diretta. Adesso per esempio siamo a fine secondo quarto di Lakers New York Knicks. Eccolo qua. You are my sunshine. Dov'è Luka Doncic? Dov'è Luka Doncic? Vogliamo... Eccolo! E parlando proprio di Luka Doncic, piccolo fun fact della mia carriera cestistica, io e lui abbiamo la stessa età. Lui è nato penso a febbraio del 99, io a giugno del 99 e quando avevamo entrambi 13 anni lui venne a fare un torneo internazionale a Roma, torneo Lido di Roma, non so nemmeno se lo organizzano ancora, ma era veramente un gran torneo e siamo arrivati in finale contro Luka Doncic e in finale lui fece tipo 55 punti, 56 punti, non lo so, ma una cosa mostruosa. Ovviamente il risultato è inutile che ve lo dico, però ho potuto giocare contro Luka Doncic. Io sono qui a fare video su YouTube e lui è lì in TV a giocare al Madison Square Garden. Ma come disse un grande saggio, va bene lo stesso! Colazione fatta, ci cambiamo al volo e la giornata può ufficialmente iniziare. Vamos, vamos, vamos! Ah, quasi mi dimenticavo, per chi non mi conoscesse sono Marco Duva, content creator, conosciuto come quello che fa le recensioni delle scarpe da basket, perché sì, faccio questo lavoro da circa 10 anni, ho recensito migliaia e migliaia di scarpe da basket e niente, trovi tutti i miei video su qualsiasi tipo di piattaforma, Instagram, YouTube, TikTok, chi più ne ha più ne metta. Mi fa molto piacere che sei in questo video, spero che ti piaccia e benvenuto e buona visione. Le mie giornate iniziano sempre con la cosa più importante di tutte, ovvero la pianificazione. E giustamente adesso ti chiederai, ma la pianificazione di che? So che ci sono tantissimi miti attorno al mondo dei content creator, influencer e così via, ovvero che non fanno assolutamente nulla durante le loro giornate, si svegliano la mattina, postano qualcosa e fanno una barca di soldi. Beh, almeno nel mio caso non è così, perché bisogna pianificare, soprattutto se si vuole raggiungere un determinato tipo di obiettivo e se si vuole portare valore alla propria community. La pianificazione funziona così. Innanzitutto bisogna avere ben chiari in mente quali sono gli obiettivi da raggiungere nel breve, medio e lungo periodo e questi obiettivi devono essere assolutamente misurabili. Se tu non hai dei dati riguardo ai tuoi obiettivi e ai tuoi risultati, in realtà non sai da dove parti e non sai dove arrivi e quindi non puoi mai migliorare. È letteralmente come andare a giocare una partita di basket e non sapere a fine partita quanti tiri hai segnato e quanti tiri hai sbagliato, oppure non sapere da dove hai segnato di più e da dove hai segnato di meno. Ecco, questi sono tutti dati misurabili che potrebbero aiutarvi a migliorare e so che questo, piccolo inciso, è uno dei problemi per esempio del basket giovanile o comunque del basket non professionistico, dove non c'è quasi mai un addetto al rilevamento di questi dati. Quindi, piccolo spoiler, con i ragazzi di YB stiamo creando un qualcosa proprio per aiutarvi a ricavare questi dati durante qualsiasi tipo di partita, qualsiasi tipo di serie. Ma niente spoiler, voi dovete soltanto restare connessi. Andiamo avanti. Una volta definiti i tuoi obiettivi, entra in gioco la superstar, ovvero la strategia, che non è altro che un percorso fatto di azioni che si vogliono intraprendere e fare per raggiungere i tuoi obiettivi. E la strategia non va vista come una mappa del tesoro, ovvero che se non seguo quell'esatto percorso non raggiungerò il tesoro, l'obiettivo. La strategia va vista come un percorso che include anche un po' di freestyle, passatemi il termine, specialmente per chi è molto creativo ed in questo lavoro la creatività gioca una parte fondamentale. E chi è molto creativo ogni giorno ha miliardi di idee diverse e sarebbe davvero bellissimo se funzionassero tutte. Udite udite, il nostro lavoro è fatto di test ed
esperimenti continui. E vuoi sapere qual è la parte che fa ancora più ridere? Questi test e questi esperimenti, almeno la maggior parte di loro, non portano assolutamente a nulla. Ma è giusto che tu li faccia perché A, capisci se puoi implementare un nuovo format alla tua strategia, B, capisci se la tua strategia ti sta portando un passettino in avanti verso il tuo obiettivo, e C, sperimenti cose nuove, perché un format magari funziona per un tot di tempo, per un tot di mesi, di anni e così via, e poi smette di funzionare. E che fai? Chiudi i tuoi profili? Decidi di abbandonare perché dici oddio no, il mio format non funziona più? Assolutamente no. Ora, pensate agli obiettivi e alla strategia, ci si mette a tavolino e si calendarizzano tutti i contenuti. Ovviamente sempre tenendo un piccolo spot per quei momenti di pura creatività che vogliamo riempire con qualche contenuto estemporaneo. Una volta fatto questo, poi si passa all'aspetto operativo, ovvero mi metto seduto e faccio il video, creo la grafica, vado al campetto, provo le scarpe, faccio questo, faccio quell'altro, comunque tutto ciò che comprende la creazione vera e propria del contenuto. Ok, tutte le idee, tutta la pianificazione parte da qui, da questa scrivania, questo PC e da questo muro, che è il muro delle meraviglie, dove tengo praticamente tutte quante le scarpe che mi arrivano. Con questo computer spendo letteralmente la gran parte delle mie mattinate, ovvero circa 3 ore e mezza a fare tantissime cose, quindi dalla pianificazione di cui parlavamo prima, fino a rispondere alle mail dei vari content creator o brand che vogliono collaborare, fino alla creazione di qualsiasi tipo di contenuto, perché spoiler, tutti i contenuti che vedi firmati YB li creo io, grafiche, video e così via. Attualmente non ho nessuno che mi aiuta né nel filmare contenuti e nemmeno nel montaggio video o creazione grafiche. Voglio migliorare le mie skill perché, come si dice, impara l'arte e mettila da parte. Le tue skill possono essere sempre utili, quindi meglio prima imparare a fare qualcosa e poi, quando non si ha abbastanza tempo perché le giornate sono veramente limitate, iniziare a delegare. E piccola lezione che ho imparato da questo, che poi può trasformarsi in un consiglio, soprattutto per i più giovani, per chi volesse comunque in generale intraprendere un nuovo percorso per raggiungere qualsiasi tipo di obiettivo, è non aver paura di fare schifo in qualcosa di nuovo, perché nessuno nasce imparato e quando iniziamo a fare qualcosa facciamo letteralmente schifo. Quando nel lontano 2017 ho iniziato a fare i primi video sembravo un robot, cioè ero veramente brutto da guardare. Quindi è tutta una questione di allenamento, bisogna mettersi lì. Poi sì, qualcuno ha più talento rispetto a un altro, ma in realtà alla fine dei conti, alla fine della fiera, è quanta dedizione metti, quanta passione metti e soprattutto quanto tempo spendi a cercare di imparare un qualcosa di nuovo. Adesso un po' di relax, pranzo e poi ti porto in un posto speciale, il posto più bello che vedrai in questo video. Se ti stessi chiedendo cosa sto mangiando, per oggi ho verdure al forno, halloumi, che se non sbaglio dovrebbe essere un formaggio greco, pane tostato e poi anguria, perché come saprai le stagioni qui in Australia sono invertite, quindi se adesso in Italia è inverno, qui è estate e infatti fanno tipo 50 gradi, cioè fa veramente caldissimo ed il cocomero è letteralmente l'unica cosa che mi può salvare, quindi buon pranzo. Ok, attrezzatura pronta per andare nel posto più bello che ti dicevo durante il pranzo. Già puoi intravedere alcune scarpe previste dal menù del giorno, 3 piedi, zaino, videocamera alla mano e ovviamente, dato che fanno 80 gradi, tanta acqua. Per non parlare dello stile davvero baller, ciabatte e calzini. Macchina parcheggiata sotto al sole, 44 gradi. Mamma mia! A parte il caldo infernale, almeno qua non c'è tanto traffico. Io ero abituato al traffico di Roma, ragazzi, e per chi è di Roma e sta guardando questo video sa di che cosa parlo. E a soli 8 minuti da casa c'è questo posto pazzesco, e chi ha visto il video delle Joker 2 sa di che cosa sto parlando. Eccoci qua, Land Performance Center. Sto letteralmente grondando perché fanno 80.000 gradi, ma siamo arrivati e preparati perché è veramente pazzesco. Qui funziona così, basta che fai check-in per accedere, ecco, e si è aperta la porta. Ta-da! Tutto per me. Ed eccoci nella stanza dello spirito e del tempo. Angolo pesi, angolo rack per fare squat e qualsiasi tipo di esercizio. Macchina sparapalloni, fighissima, peccato che la retina ormai sia andata. Canestrino in caso venissi accompagnato da qualche pargolo. E poi dall'altra parte della rete c'è la superstar di questo posto, ovvero questa metà campo spettacolare. Tra l'altro il pattern del parquet ricorda tantissimo quello del TD Garden dei Boston Celtics, veramente top. Ma non finisce qui, perché c'è anche il piano superiore e saliamo. C'è la cassa potente, tapirulan, ecobike, altri manubri e questo macchinario. Prendiamoci un momento per ammirare la maestosità di questo panorama. E quasi dimenticavo, c'è anche questo piccolo studiolo dove ti puoi rilassare, fa anche più fresco qui, e guardare video, partite,
chiacchierare con gli amici, fare qualsiasi cosa. Ma banda alle ciance, il menù del giorno prevede grip test delle Wade 12, grip test delle Joker 2 e grip test delle Freak 7. Mettiamole su e si va a dominare. Contro chi? Non si sa, ma comunque bisogna sempre dominare. Sì! Questo lo faccio, me lo sento. From downtown. Oh! Bam! Ora è letteralmente il momento cafonate tra una recensione e l'altra. Cafonata from downtown. Questo è il posto dove vengono registrati praticamente tutti i video che vedi sulla mia pagina e, piccolo fun fact, quando mi sono trasferito qui in Australia ho scoperto che un posto così bello e attrezzato c'è praticamente in quasi qualsiasi quartiere della città, cosa che purtroppo non succede in Italia. Per esempio posti di questo genere ce l'abbiamo soltanto al nord, infatti io abitavo vicino Roma e ragazzi un posto così lo stavo veramente sognando. Comunque fa veramente troppo caldo, finisco di fare video e poi ti porto in un altro posto che sta letteralmente a 3 minuti da casa mia, quindi continua a guardare il video. È sempre un'esperienza mistica venire a fare video con 45 gradi all'ombra, fa veramente caldissimo, però sono contento, nonostante sia molto stanco, perché qua in Australia, un po' come in America, lo sport viene considerato, e la cosa più importante è che lo sport viene considerato dalle istituzioni, ci sono un sacco di fondi investiti per lo sport, è pieno di strutture, le scuole hanno delle palestre impressionanti, 3 campi uno dietro l'altro regolamentari in parquet, tabellone dei punti super nuovo, sempre puliti, canestri in cristallo, poi è pieno di campetti in giro per qualsiasi quartiere, sia all'aperto che al chiuso, quindi è veramente pazzesco e l'Italia purtroppo è sempre indietro da questo punto di vista, un po' meno il nord, ma letteralmente centro-sud siamo messi veramente male e da italiano mi dispiace veramente tanto. Un altro posto pazzesco dove vengo spessissimo a girare video, tra l'altro letteralmente dietro casa, è questo campetto qua, con tanto di 2 tribune, campo regolamentare e canestri che parlano da soli, letteralmente. Cioè, guardate quanta qualità. E non finisce qui, perché subito dietro le tribune ci sono altri 2 campi regolamentari. In questo caso i canestri sono un po' diversi, anche il design è diverso. Ci sono le retine più brutte mai viste sulla faccia della terra, però sono utili perché così nessuno le può rompere. E questo è il terzo campetto. Appena arrivato a casa sono praticamente le 5, la giornata è quasi più o meno finita, ma prima ti voglio far vedere dove giro i video di YouTube. Eccolo qua, questo è il mio set dove giro i video lunghi, quindi le video recensioni lunghe per YouTube. Adesso non è ben illuminato, ma durante la mattina qui c'è una luce veramente pazzesca. Ebbene sì, questa è la mia giornata tipo. Ovviamente ti ho fatto vedere tutte le macro aree della mia giornata, non ti posso far vedere tutto quanto nel dettaglio perché il video sarebbe A lunghissimo e B anche noiosissimo, ma in generale spero che i risultati di queste giornate ti piacciono, ovvero i miei contenuti. Quindi se ti è piaciuto anche questo contenuto metti like, iscriviti al canale e ci vediamo alla prossima.